Se hai visto come caricare un file di testo dentro Power Query, potrai chiederti anche: ma cosa succede se non sono così fortunato da avere le informazioni che mi occorrono, in quel caso era magari l'anagrafica degli store, in un unico file e mi arrivano le informazioni spezzettate magari per country. Vediamo, si può importare tutta una serie di file da una stessa cartella. Come l'altra volta andiamo nel menu dati e facciamo recupera dati, solo che questo giro anziché fare da file e prendere il file di testo andiamo a recuperare questa voce da cartella. A quel punto puoi navigare nella cartella dove hai le informazioni che ti occorrono. Io le ho messe dentro qua dove ci sono tanti file di testo, e lui cerca di fare la connessione. Vedi che si presenta tutto un elenco di file, in questo caso sono i DM site per AO, RTBE e compagnia, e noi qui possiamo fare combina e trasforma i dati. Similmente a quello dell'importazione di un unico file, questo ci consente di lavorare direttamente nella trasformazione dei dati. Confermando abbiamo accesso poi a quello che è il menu di trasformazione di Power Query e andiamo a vedere un po' che passaggi sono stati fatti qui sulla destra. C'è chiaramente l'origine che, come l'altra volta, punta alla cartella, fa dei filtri. Questi sono tutti passaggi che crea da solo. Richiama una funzione personalizzata, rinomina le colonne. Se vediamo un po' nella parte centrale, allo scorrere di ciascun passaggio succede qualche cosa. Questo forse è il passaggio dove succede qualcosa di più evidente. Vengono rimosse le altre colonne, rimangono solo due colonne, la source name e il transform file. E dopo viene espansa questa seconda colonna, vedi che source name rimane, ma la seconda viene espansa in tante colonne più di dettaglio, e arriva questo modificativo che io, tanto per cambiare, tolgo perché non mi piace assolutamente e non serve granché in questo momento. Come nell'importazione di un unico file, anche qui la prima cosa da fare è usare la prima riga come intestazione. Ma a differenza dell'unico file, qui abbiamo tanti file, tutti uguali. Questo è importante perché la struttura deve essere la stessa, altrimenti non riusciamo a combinarli insieme in modo agevole. Tanti file, e quindi una cosa che ci possiamo porre subito come dubbio è se in questa colonna esista site come valore. Ed effettivamente sì, perché ogni file che metto sotto l'altro si tira dietro l'intestazione. Allora il passaggio che dobbiamo fare qua è quello di cancellare queste righe di intestazione. Quindi io piglio filtri per testo diverso da site e gli do conferma. Ora scompare tutto perché nel passaggio subito prima, il trattarighe, io avevo scelto solo quelle site. Noi possiamo cancellare questo passaggio e quello che succede è che arriva fino a dove è arrivato prima, ma qui limita appunto il site. Volendo, per renderti più leggibile quello che hai fatto, con F2 o tasto destro rinomina puoi cambiare il nome di questo passaggio. Quindi io ad esempio potrei scriverci elimina intestazioni altri file. Così io poi mi ricordo, quando leggo questi passaggi, che cosa sta succedendo. A questo punto andiamo a caricare questi dati. A differenza dell'altra volta non li carichiamo in una tabella, cioè in un foglio Excel, ma andiamo direttamente a caricarli nel modello. In alto a sinistra chiudi e carica in. Facciamo solo la connessione, perché in una tabella vuol dire che ce li schiaffa in un foglio di Excel. Crea solo la connessione e aggiungi questi dati al modello dati. Ok. Lui carica queste informazioni e vedi sulla destra che nella parte di query ha creato tutta una serie di elementi di appoggio di cui ci interessa, diciamo, il giusto, almeno in questa fase, ma l'importante è che lui è riuscito a dirci resources, ha creato questa query finale, diciamo, che prende il nome della cartella che avevo preso all'inizio, con dentro 12.243 valori. Ovviamente anche in questo caso possiamo andare ad inserire una tabella pivot basata sul modello dati, su questo tabellone che abbiamo creato. Possiamo quindi trascinare ad esempio il site nelle righe e ci accorgiamo che c'è qualcosa di strano, perché ci sono dei valori proprio particolari.
La ragione è che in quella cartella dove ci sono depositati tutti questi txt io ho lasciato anche un file Excel che è quello che ho usato per creare questi file di testo, e Power Query non ha avuto istruzioni di escludere i file Excel. Noi possiamo però andare in dati per vedere la query che abbiamo fatto e fare modifica. In questo modo, quando all'inizio abbiamo visto che vengono elencati tutti i file della cartella, se scorriamo ci accorgiamo che in fondo c'è proprio questo XLSB. Allora quello che possiamo fare è aggiungere qui un passaggio a questa sequenza in modo da escludere questo Excel. Per fare questo semplicemente nel nome della colonna, anzi facciamo direttamente nell'estensione, teniamo solo il txt. Ok, a questo punto qui chiaramente non c'è, e ciò che succede è che vengono eseguiti tutti i passaggi fino ad arrivare fino in fondo e ci troviamo, se facciamo chiudi e carica, con la situazione pulita, perché a questo punto vediamo solamente i site che ci interessano. E ovviamente, come abbiamo già fatto, possiamo aggiungerci a fianco la country e via come al solito. La sistemo così, layout classico. Ecco, e vediamo anche qui ci sono i doppioni come l'altra volta. I doppioni li risolviamo tecnicamente perché bisogna capire quale delle due righe tenere, se ad esempio quella di Andorra o quella della Spagna per la 6067. Tecnicamente possiamo eliminare i duplicati. Te lo faccio rivedere giusto per averlo sotto mano anche qui. Col tasto destro modifica, all'ultimo passaggio dove arriviamo clicchiamo sulla colonna di cui vogliamo eliminare i duplicati, rimuove righe e rimuove i duplicati. Chiudi e applica, e uscendo non ci troveremo più due righe per la 067 ma solamente una. In questo caso ci ha tenuto la Spagna. Io non so minimamente se sia Andorra o Spagna la riga da tenere, ma questo dipende dai dati che hai a disposizione e quelli non li conosco. Quando si tratta di anagrafiche probabilmente i file vengono sovrascritti di settimana in settimana o ogni mese a seconda di quella che è la cadenza, e quindi il nome del file, la posizione quella è, i file sono sempre quelli e poco male. Ma se ad esempio i file che devi caricare riguardano le vendite e ti serve recuperare rolling le ultime 4 settimane, le ultime 8 settimane di questi file, il cui nome cambia contenendo magari la data in cui è stato salvato, quello che si chiama timestamp, come si fa? Lo vediamo nel prossimo video.